Alberto Biasi, nelle sue dinamiche, mette in gioco la percezione e apre all'immaginazione. Questo vuol dire che le opere nascono dall'intuizione e dall'osservazione della realtà. Osservazione della realtà vuol dire i fenomeni naturali, come ad esempio il cadere della pioggia su uno specchio d'acqua, oppure dal funzionamento di un oggetto, come può essere un ombrello giapponese o un foglio di carta bucherellato a fini industriali. È curiosa questa attenzione e questa sottolineare l'intuizione, perché anche nella scienza del secolo scorso, dal secolo scorso in avanti, l'intuizione ha avuto una grande importanza. Un fisico come Werner Heisenberg, tra i fondatori della meccanica quantistica, premio Nobel del 1932 e professore del nostro Ettore Majorana, diceva che l'intuizione permette di cogliere aspetti della realtà che altrimenti non sarebbero conoscibili. È un po' come se, mentre lo scienziato spiega per poter comprendere, l'artista comprende per poter spiegare, ma solo attraverso la propria opera. Ma tra l'artista Biasi e lo scienziato Heisenberg c'è un poeta che conta, Arthur Rimbaud, che scrive che i fili e le stringhe congiungono stella e stella e attraverso questi fili io danzo. È esattamente quello che noi facciamo davanti alle dinamiche di Alberto Biasi, danzare per metterle in moto. L'opera di Alberto Biasi nasce da quel crogiolo di esperienze internazionali di artisti che si concentrano sugli aspetti visivi, cinetici e programmati della visione. Sono gruppi che appartengono a livello internazionale alla Francia, alla Germania, il gruppo Zero, il Grav e naturalmente all'Italia con il gruppo T e Azimut a Milano e il gruppo N a Padova, di cui Alberto Biasi è uno dei due fondatori. La caratteristica di questi gruppi è di portare all'interno dell'arte le caratteristiche della scienza, la verificabilità della scienza e della psicologia della forma, la Gestaltpsychologie, e soprattutto di creare e di pensare a un nuovo tipo di individuo che non è più l'individuo informale, macerato dalla sofferenza, dalla tempesta della propria estasi e dei propri incubi, ma è semplicemente un individuo che attivamente mette in moto il dispositivo dell'opera e vive quindi nella relazione che attraverso la luce e il movimento si crea nell'opera. Quella di Biasi è un aspetto importante perché il motore del movimento non è interno all'opera, ma è esterno e quindi è proprio il ruolo attivo dell'osservatore. È veramente quello che Umberto Eco nel 1962 definisce opera aperta, quindi un'opera che si apre all'esterno e che reagisce viva e vibra nei confronti dell'osservatore, dell'ambiente e dei fenomeni naturali a cui si riferisce.